Benvenuti al secondo episodio di Trench Crusade senza impegno, la serie dove approfondiamo la lore dietro a questo disturbante universo grimdark. Oggi parliamo del culto del Graal Nero, che ha vinto il sondaggio riservato agli abbonati di livello capobanda. Prima di iniziare però vi avviso che Trench Crusade è un'ambientazione macabra, con tematiche forti e persino disgustose. Se pensate che possano impressionarvi, non proseguite con il video. Detto questo, veniamo a noi. Se vi chiedessi qual è stata la peggiore epidemia della storia, credo che molti direbbero la peste nera del 1300. Morirono milioni e milioni di persone. Nell'universo alternativo di Trench Crusade però le cose sono andate molto peggio. Qui la malattia viene chiamata Graal Nero ed è stata creata e diffusa dall'arcidiavolo Belzebù, noto anche come il Signore delle Mosche o il Re dell'Ingordigia, con il solo scopo di corrompere e far soffrire l'intera umanità. Un'infezione che contagia qualsiasi cosa vivente, deformandone le carni e facendola riempire di tumori e pustole rigonfie di liquidi marciscenti. Il tutto senza però intaccare la mente dell'ospite, così che possa rendersi conto di quello che succede e soffrire in eterno mentre il suo corpo viene utilizzato come un burattino per diffondere la malattia. E la cosa peggiore è che non esiste alcuna cura. L'unica soluzione che si è trovata è bruciare gli infetti con dei lanciafiamme caricati con uno speciale olio benedetto. Se poi la situazione è proprio grave, questi vengono addirittura montati su dei carri armati e si brucia l'intero insediamento. Ma perché Belzebù ce l'ha tanto con gli esseri umani? Il motivo è legato alla città di Ekron, non molto distante da Gerusalemme, che da sempre è un luogo fortemente legato al culto del Signore delle Mosche, praticamente la sua roccaforte terrena. Molto tempo fa, quando veniva adorato dai Filistei con il nome di Baal, i suoi seguaci riuscirono a reclamare per lui l'Arca dell'Alleanza, strappandola agli israeliti nella battaglia di Eben Ezer. Ovviamente Dio non la prese bene. E mentre i Filistei riportavano l'Arca ad Ekron come fosse la Coppa del Mondo di calcio appena vinta, li punì con una pestilenza così terribile da farli desistere. Pur di far cessare la piaga, infatti, i Filistei finirono con il disobbedire a Belzebù e restituirono l'Arca al popolo eletto da Dio. Questa cosa ovviamente fece infuriare Belzebù, che si ritirò nel suo cerchio infernale, il settimo, giurando vendetta contro il padre e tutto il suo creato, soprattutto gli uomini, che non solo gli ricordavano Dio, essendo fatti a sua immagine, ma si erano dimostrati così inaffidabili. Un giorno, si promise, avrebbe corrotto tutto. Così passò circa 2000 anni a creare una piaga che facesse sembrare quella inviata da Dio ai Filistei una febbriciatola da 37,5, il Graal Nero, per l'appunto, come vi dicevo prima, che rilasciò nel mondo a metà del 1300, portando una distruzione mai vista prima dall'umanità. Cominciarono così le guerre dei cadaveri, che durarono quasi un secolo e nelle quali le armate di Belzebù raggiunsero l'apice della loro forza, mettendo in difficoltà quasi tutta l'Europa. A un certo punto i suoi servitori erano talmente numerosi da potersi permettere un rituale rarissimo e molto dispendioso: fondersi a migliaia per dare vita a un grande egemone del Graal Nero, praticamente l'avatar di Belzebù in terra. Un colosso corazzato alto più di 30 metri, pregno di tutto il putrido rancore del Signore delle Mosche. Questo in particolare prese il nome di Yersinia Rex e spaventò tante persone, prima di essere sconfitto da Santa Giovanna d'Arco nel 1429. Questo evento, tra l'altro, mise fine alle guerre dei cadaveri e disperse le forze del Graal Nero, ridimensionando la minaccia, senza tuttavia estinguerla del tutto. Nel frattempo, comunque, Ekron ha continuato a essere la roccaforte di Belzebù in terra e oggi riflette tutta la sua essenza anche a livello estetico, tra rovine decadenti e sciami di insetti che svolazzano allegramente tra i miasmi pestilenziali. La città però è anche ricolma di tesori di ogni genere, soprattutto oggetti di culto, che i servitori di Belzebù hanno portato qui e offerto al loro signore nell'inutile tentativo di saziare la sua brama di adulazione e soprattutto permettergli di assorbire il potere attraverso particolari rituali oscuri. Un altro polo importante per il culto del Graal Nero è Avignone, presa d'assedio e conquistata grazie a tradimenti e subdole macchinazioni dall'interno poco dopo la sconfitta del 1429. Qui dentro succede davvero di tutto. Tanto per cominciare è stata istituita la figura dell'antipapa, che passa la giornata a celebrare rituali sacrilegi. Uno dei tanti, per esempio, è che si è sposato in chiesa con un'enorme scrofa infetta e purulenta, accoppiandosi con lei fino a generare un'orrenda progenie che nel tempo sono diventati missionari del Graal Nero, mostri animati da un innato zelo missionario che li spinge a convertire la gente al culto di Belzebù con la parola piuttosto che con la forza. E anche se da molto tempo Avignone in realtà è circondata dalle forze della chiesa che la tengono isolata, in costante quarantena, ogni tanto qualcuno riesce ad uscire ed è così libero di diffondere il verbo della Mosca. In generale, comunque, le terre di nessuno e le trincee sono piene di gruppi più o meno grandi di infetti del Graal Nero. Passando all'aspetto un po' più tecnico, la fazione del Graal Nero si contraddistingue per un'abilità unica nel gioco, quella di poter contagiare i modelli nemici con i segnalini infezione. Questi funzionano esattamente come i segnalini sangue, cioè possono essere utilizzati per dare dei malus all'avversario, con la differenza che non possono essere tolti, anzi a ogni turno incrementano il loro valore di 1 per rappresentare il progredire del contagio. Quindi
Quindi se per caso ne è addosso qualcuno, invece di provare a curarti con un kit medico, è più facile che il medico da battaglia ti dia direttamente fuoco. Inoltre, deformità e odori pestinenziali non sono proprio una compagnia piacevole e danno problemi agli avversari anche nei test di morale. Anche come arsenale hanno una bella varietà di armi ed equipaggiamenti unici, come spruzzatori di gas tossici, cannoni che si collegano alla pancia con dei tubi e sparano le proprie viscere marce contro i nemici, spade e asce infusi di vari ceppi del Graal Nero, granate ricolme di parassiti, scudi semisenzienti, elmi con gli occhi da mosca che migliorano la vista e persino degli schiavetti ossessionati al bere i fluidi che spurgano dai corpi putrescenti. Il mio preferito in assoluto però è il marcibugio, soprannome del fucile a pompa putrido, che in realtà è solo un fucile a pompa che causa segnalini infezioni. Venendo ora alle unità che si possono giocare, comincio col dirvi che il Graal Nero è una fazione che dà al giocatore due diverse scelte sul leader della banda. La prima, più costosa ma anche più potente, è il Signore dei Tumori, che è alto più di 3 metri, ricoperto di masse tumorali e bubboni che ne deformano le carni e trasudano liquidi putrescenti. Si tratta di un nobile di alto rango all'interno del culto, in grado di entrare in una sorta di trance estatica che lo mette in contatto con Belzebù in persona, permettendogli di incanalare il potere direttamente dal settimo cerchio infernale. Il risultato è che il suo tocco corrompe qualsiasi cosa e con i suoi più 4 dadi agli attacchi in mischia, i suoi ceffoni putridi si fanno sentire. La seconda scelta invece sono i Cavalieri della Peste, nobili di basso rango che aspirano ad ottenere il favore di Belzebù e scalare così la gerarchia dell'Ordine della Mosca. Sono questi qui, rinchiusi in un'armatura pesante che ricorda vagamente un carapace e con quest'elmo con il beccuccio allungato. Di certo veneravano Belzebù anche prima di diventare così. Quando il Graal Nero li ha raggiunti, lo hanno abbracciato volontariamente. Per questo, a differenza degli altri, hanno conservato un po' della loro coscienza di quando erano in vita. Se non si prende il Signore dei Tumori, la banda può averne fino a 3 e possono appartenere a diversi ranghi, ognuno con abilità diverse. Ancora più in basso nella gerarchia c'è la Guardia Cadaverica, che sono un po' gli scudieri dei nobili del Graal Nero, scelti tra gli umani che meglio hanno sopportato i doni di Belzebù. Svolgono il ruolo di guardie del corpo. Quando serve, infatti, si lanciano davanti ai loro protetti, proprio come Kevin Costner che si lancia davanti a Whitney Houston alla fine di Guardia del Corpo. Passando alle truppe, comincerei con gli Schiavi del Graal, il modello base che compone il grosso delle armate di Belzebù. Si tratta dei corpi di chi è stato infettato dalla malattia, involucri svuotati della loro essenza, prigionieri di un'eterna agonia, che li rende immuni al dolore, mentre avanzano verso i vivi per diffondere il contagio. Non sono abbastanza svegli da utilizzare armi o armature, ma un po' come i classici zombie, sono efficaci quando sono in gran numero e difficili da buttare giù. Una variante interessante sono poi gli Schiavi delle Mosche, i cui corpi sono controllati da grosse mosche infernali che hanno parassitato il loro sistema nervoso. Questi sono più agili e possono volare, ma non sono resistenti quanto la loro variante di terra. A volte però le cose vanno in modo diverso e Belzebù fonde insieme un infetto e una delle sue mosche infernali, creando un proprio araldo, degli insettoni antropomorfi che di solito vengono mandati in avanscoperta. Non fatevi ingannare dal loro aspetto ciccioso, volano e per questo sono molto agili e sfuggenti. Inoltre emettono un ronzio fastidiosissimo che esaspera e deconcentra chiunque lo senta. Quasi sempre gli araldi impugnano fucili infestati che sparano proiettili semisenzienti, che vanno proprio a cercare le fessure tra le piastre delle armature. La cosa più spaventosa però è che la parte umana dell'araldo resta cosciente di quello che succede per tutto il tempo, mentre viene lentamente consumata dall'interno per essere utilizzata come carburante. Poi ci sono i segugi del Graal, questi cagnolini deformi, privi di pelle e infestati con ogni genere di parassita, che Belzebù riesce a concepire. Per loro il discorso è semplice. Vanno in giro a infettare tutto quello che trovano. Sfuggirgli è quasi impossibile, molto veloci e carini. Se riescono a infilare dentro le loro vittime quella specie di proboscide appuntita che hanno sul muso, possono scioglierne gli organi interni, lasciandoli lì ad agonizzare in attesa che la malattia faccia il suo corso e li trasformi in schiavi del Graal Nero. Per ultima c'è l'amalgama. Il nome dice già praticamente tutto. Si tratta della grottesca fusione di decine e decine di corpi infetti, da quelli umani ad animali. Il risultato è questa enorme creatura informe che barcolla in giro per il campo di battaglia, travolgendo tutto ciò che incontra. Essendo così grossa, difficile da abbattere con le armi convenzionali. E con questo abbiamo visto tutte le unità possono giocare in una banda del Graal Nero. Spero di essere riuscita a darvi qualche idea per personalizzare la vostra banda. Per completezza vi segnalo anche 2 varianti con regole specifiche. Prima viene dal manuale ufficiale ed è il canto funebre del grande egemone, cioè quel che resta delle armate degli egemoni sconfitti. Una cozzaglia di seguaci di Belzebù, un tempo suoi favoriti, rinnegati per il loro fallimento. Vagano sulla terra senza meta né scopo, piangendo e lamentandosi, intonando dei canti macabri e cercando qualche vivo su cui possono sfogare la loro frustrazione. La seconda, chiamata La Grande Fame, è stata creata su licenza da Creature Caster e descrive un particolare ceppo del Graal Nero che si focalizza sul divorare la vita stessa, invece che sul semplice diffondere la malattia. La fame, come
come viene chiamata, contagia proprio la Terra e permane a infestare le zone rurali, città e campi di battaglia, creando così un infinito ciclo di consumo e rinascita che perduri nel tempo. In pratica è la versione campagnola del Gran Nero. Se qualcuna delle due vi interessa particolarmente, fatemelo sapere nei commenti, perché potrebbe diventare argomento di video futuri. Ora che ci siamo fatti un'idea generale abbastanza precisa, passo invece la parola a un ospite speciale, Tuomas Pirinen, il game designer del gioco, al quale ho chiesto di raccontarmi il Gran Nero con parole sue. And let's talk about my faction, the Black Grail. Here we have, other than units made from strong stomach, as we say in Italy, a unique rule, the infection. But what inspired you, and what were you trying to express? And also, how difficult was departing from Nargol, very present in war games? Yeah. So first, I have to note that the Black Grail tends to be the ladies' favorite. I think it's a lot of tumors. It's a tall, dark, handsome stranger. Gotta be what why so many women like to play Black Grail. But I was trying to what would a sentient plague? Because Trench Crusade, in the word crusade, we are talking about the era when plague was like it could wipe out a third of the population of the world. So how could I represent that in game? So having this undead walking plague, and very much going into, rather than the goofy, funny, comedic side of the plague and death, which was also present in the medieval times. We went for the much more of the grimness and the suffering side, like it keeps you sentient alive. So you have the Herald of Beelzebub, and you can see that poor human that's been infected is still there, sentient and the alive, and the understands it's what's happening. But it also allowed us to bring sort of a knightly order, because that there is in the concept in the Catholic theology of the that was developed in the demonology of the Order of the Fly. So Beelzebub's nobility that fights for him. So trying to have these knights of plague leading like their hunters to war. It's impossible to be 100% different from Nurgle, because they are both plague lords. But then when you are doing a Beelzebub, you are the Lord of the Flies. You kind of can't get away from it. But I think that the latest lore drop on the why Beelzebub is doing what they're doing, which I based directly on Bible. Again, it comes from the book of Samuel, where the god struck Ekron with plague, and the people gave the Ark of Covenant back to the Hebrews, and that was the city of Beelzebub. So when I read that in Bible, it's perfect. I can set why I have a motivation for Beelzebub. Why he would then create his own plague in spite of God. Yeah. And if you have to summarize the Black Grail in a single word? Plague. Plague. Okay. And what are your favorite Black Grail unit from lore, rules, and models, and why they are the Grail Hounds? No, I'm joking. It's my choice. Yeah. Well, Grail Hounds is because I gave you the Grail Hounds, so I can see it's your heart. For me, purely from because it was so interesting to try to make it work in the game, I really like Amalgam. It's because it's quite different than anything else anybody's done, and it gave me, because I wanted to figure out how can I make it feel unstoppable. So, but not, because you can't be totally unstoppable, because then you can't play a game. It would always win. So giving it rules that made it feel like you can't get rid of it. It just keeps coming. That was great. Okay. Thank you so much. E questo direi che è tutto. Prima di salutarci vi invito caldamente a provare Trench Crusade e ad approfondire il suo universo narrativo. Ho già fatto altri video in merito, che potete trovare sempre qui sul canale, e vi raccomando soprattutto di iscrivervi ai gruppi Facebook dedicati, quello internazionale dove si parla inglese e quello italiano che è gestito dagli amici di Uninerd. Lì troverete tutto ciò di cui avete bisogno. In conclusione, io ringrazio Tuomas per il tempo che mi ha dedicato e ovviamente anche voi per essere arrivati fino a qui, e vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E se siete ancora più curiosi venitemi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio blog villanorespace.it. Come sempre trovate tutti i link in descrizione.
Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E, a tal proposito, ringrazio di cuore tutti i contagiati che l'hanno già fatto.